Bene, allora ci siamo spostati su di un'altra situazione perché voglio mostrarvi la differenza che c'è tra una fotografia, come vi ho detto prima, e come le due precedenti che abbiamo fatto, se è complessa, perché appunto bisogna incastrare disegni, bisogna incastrare trame, bisogna mettere in relazione tra di loro cromatismi e quant'altro, texture e quant'altro, è una fotografia che invece è abbastanza semplice, se vogliamo, no? Qui ci sono delle concrezioni, sono fondamentalmente una serie di organismi, si chiamano balani, che vivono abbarbicati così sulle rocce e che creano dei disegni, delle trame molto belle. Qui ho visto che su questi organismi, ecco, come in questo momento, scorre dell'acqua e crea delle situazioni molto, molto belle. Inoltre ci sono dei riflessi particolarmente evidenti. Cercherò di fotografare questa situazione, cercherò di rendere il movimento dell'acqua e di contrapporlo alla fissità invece di questi organismi, e vedremo che cosa succede. Sì, non male, infatti come prevedevo i riflessi sono molto belli, sono quasi iridei così. Farò parecchie foto in questa sequenza perché voglio vedere se riesco a prendere anche il movimento dell'acqua. Ho cambiato, come vedete, obiettivo, avevo dimenticato di dirvelo, ho messo un 100 mm, un 100 mm macro f2.8, perché voglio riprendere una porzione abbastanza ristretta di substrato, per dare appunto questo effetto, come in questo momento, dell'acqua che scorre. Non ho il telecomando, ho impostato il telecomando a 2 secondi, l'autoscatto a 2 secondi, in modo da evitare vibrazioni e micromostro, e che praticamente attenderò un po' di più, ma è lo stesso risultato. Bene, sì, che altro dire? Questa, come vi dicevo, è una fotografia più semplice di quelle che avevamo fatto prima, però in questo caso, in cui c'è una trama praticamente, che è una texture praticamente, che è, diciamo, la componente fondamentale della fotografia, qui non abbiamo grossi problemi di composizione, e bisogna stare molto attenti alla direzione della luce, che in questo caso la luce giunge con un angolo di circa 90 gradi rispetto diciamo, rispetto alla zona che io voglio fotografare. Questa è la luce migliore quando vogliamo far risaltare una texture, che voi sapete che a secondo di come la luce incide determina, enfatizza un elemento della scena, uno o più elementi della scena, per cui la luce frontale, cioè frontale al soggetto, quindi la luce posta dietro di noi, enfatizza i colori, la luce posteriore enfatizza le forme, le silhouette, e la luce laterale enfatizza le trame, ed è proprio la luce laterale che io sto utilizzando in questo momento. Scatto una sequenza di foto, togliendo anche l'autoscatto, elimino così. Ecco, adesso c'è l'acqua, per esempio, che crea questo effetto di blur praticamente, sì, è quasi un effetto di un mostro sfocato su una fotografia che non si può definire una macrofotografia, ma una fotografia a distanza ravvicinata, sì. Continuiamo con qualche altro scatto. Ci sono dei riflessi molto belli, quasi iridescenti, sì. Non male, ecco ancora dell'acqua che scende. Ancora un paio.
Ok, a questo punto stringo ulteriormente il campo e realizzo una vera e propria, bisogna sempre stare attenti a come ci si muove, e realizzo una vera e propria macrofotografia di questi microorganismi, di questi balani. Quindi devo accorciare il cavalletto in questo caso. E realizzo una vera e propria macrofotografia a questo punto. Stando attenti chiaramente a non prendere la nostra stessa ombra. È importante in questi casi che la superficie che si va a fotografare sia più parallela possibile alla lente. Questo ci eviterà problemi di sfocature. E poi utilizzare un diaframma, ecco, come in questo caso sto utilizzando un diaframma 16, no, un diaframma, scendiamo a 9. Sì, la sottoespongo ancora leggermente chiudendo il diaframma, portandolo a 11. Esatto, vedete come se arrivasse un po' d'acqua, come questi organismi sembrano fuoriuscire. Questo è tutto merito della luce radente, che è, diciamo, quasi a 90 gradi in questo lato, anche se è piuttosto alta. Facciamone un'altra, anzi cambiamo disegno, perché qui vedo che ci sono altri organismi più piccoli che sono delle microconchiglie in realtà. Ancora un'altra. E questi organismi sono particolarmente evidenti anche qui. Qui forse hanno un disegno ancora migliore. Anche se qui abbiamo il problema che se non ci posizioniamo in maniera corretta ecco. Ancora un'altra. Bene, abbiamo ancora cambiato posizione. Qui c'è un'altra situazione che mi sembrava interessante da fotografare, questa volta per questa contrapposizione di colore che c'è tra il bianco di questa roccia e lo scuro di quelle concrezioni che poi sarebbe la roccia che non è sommersa dall'acqua. Questa è una fotografia di puro cromatismo e quindi vediamo di fare qualche scatto di prova per vedere che cosa succede. L'esposizione è di un 25esimo di secondo, un 30esimo di secondo, ma in questo caso sovraespongo perché quello che mi interessa è l'esposizione sulle alte luci in questo caso. Proviamo a vedere che cosa viene.
Come esposizione ci siamo, sono un paio di elementi che danno fastidio a questa scena e mi sembra che la fotografia fosse anche un po' fuori fuoco. Sì. Quindi regoliamo meglio il fuoco, ecco, in questo modo. Forse una leggera sovraesposizione. Ancora un po'. Sì, direi che così va bene, ne facciamo un'altra per sicurezza. Questa è una fotografia invece che si può definire una semplice fotografia. Qui non c'è da fare grandi sforzi. Qui l'unico sforzo effettivamente che noi dobbiamo fare è quello relativo alla composizione. Dobbiamo cercare di mettere in relazione con lo spazio del fotogramma gli elementi che ci sono in questa fotografia. Voglio provare però a fare una foto anche senza questo sasso che io avevo indicato come un elemento, e vedremo dopo in fase di analisi al computer che cosa succederà. Ok, direi che in questa fotografia possiamo aver concluso questo discorso sulle trame e sulle texture. Prima però voglio ricordarvi una cosa che vi ho in parte già detto e che è estremamente importante quando si fa questo genere di fotografie. Ogni genere di luce determina evidenzia, enfatizza un elemento in particolare. Per enfatizzare le trame, le texture, vi ho già detto che dobbiamo stare attenti a che la luce arrivi con un angolo di incidenza notevole su quello che stiamo fotografando. L'ideale sarebbe anche un angolo dai 45 ai 90 gradi. Qui la luce dell'orizzonte, anche nelle fotografie che abbiamo fatto prima, in questo caso no, perché la zona è completamente in ombra, ma nelle fotografie che abbiamo realizzato prima a quegli organismi che vivono attaccati a quella roccia, era molto più evidente. La luce lì era radente, era praticamente, ecco, guardandolo da qui arrivava con un angolo quasi di 90 gradi. E questo è il motivo per cui quelle concrezioni, che in realtà sono piccolissime, sembravano uscire fuori dalla roccia. Quindi fate attenzione che la fotografia di dettaglio è una fotografia che forse più di altra necessita di un'attenzione particolare sulla luce, in particolare sulla direzione della luce, oltre che anche sulla tipologia, la qualità della luce. Questa era la luce di un tramonto ed era una luce molto bella. Detto questo, chiudiamo questo breve capitolo dicendo che, come avete visto, la fotografia di paesaggio non la si fa soltanto guardando in aria, ma anche guardando sotto i propri piedi. È un tipo di fotografia più interpretata, è un tipo di fotografia più intima forse, ma questi sono comunque elementi del paesaggio e per quanto mi riguarda questa è sempre una fotografia di paesaggio, difficile ma di paesaggio.